Allora, sappiamo che ci sono Adamo ed Eva, quindi questo gruppo di maschi e ipoteticamente questo gruppo di femmine, che dovevano lavorare dentro il Gan Eden e che quindi non si dovevano riprodurre perché non era necessario. Nel senso che i lavoratori, quelli lì all'interno, se li producevano loro. Ora, Adamo ed Eva vanno collocati temporalmente per tutta una serie di... e persino Dante li colloca lì, intorno al 4500 avanti Cristo, cioè sono vicinissimi a noi, perché non sono i capostipiti dell'umanità, sono i progenitori di una razza dal punto di vista genetico particolarmente puro, perché era molto ricca di patrimonio genetico loro, che doveva stare lì dentro sotto controllo. L'Homo sapiens, loro hanno cominciato a farlo, e l'Homo sapiens quindi poi si sviluppava per conto suo, intorno a 250.000 anni fa, che è il periodo in cui la genetica ufficiale colloca quella che la genetica stessa chiama Eva mitocondriale, cioè la prima Eva, o meglio, il primo gruppo di femmine da cui derivano i mitocondri che sono presenti in tutto l'Homo sapiens di tutto il mondo. I mitocondri delle cellule sono talmente grandi che non possono essere contenuti dentro uno spermatozoo, quindi vengono trasmessi soltanto attraverso l'ovulo femminile, per cui dobbiamo tutti avere una Eva mitocondriale, ok? Bene. Quindi bisogna distinguere tra gli Adamiti e il Sapiens. Sapiens 300.000-250.000 anni fa, Adamiti 4.500-4.200 anni fa. Per cui, quando Eva viene, fra virgolette, tentata dal Nachash, il cosiddetto serpente, cioè l'avversario dei comandanti di quel Gan Eden, e probabilmente, come dice certa letteratura ebraica, subisce una violenza sessuale, poi possiamo anche dire che fosse consenziente, tanto cambia poco, nasce Caino, che è quindi figlio di una Adamita e di uno di loro. Okay? Poi loro hanno necessità di riprendere invece la linea genetica degli Adamiti pura, quindi non imbastardita con le loro razze, e nasce Abele. Caino uccide Abele, nasce la necessità di proseguire e nasce il figlio Set, e lì c'è scritto: e fece un altro figlio a sua immagine e somiglianza. La domanda è: l'ha fatto con un rapporto sessuale o di nuovo con la clonazione? Cosa possibilissima. Ok? Per cui quando anche Caino viene allontanato, Caino dice: ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. E quindi chi era sto chiunque? Erano tutti gli altri sapiens, che quindi esistevano, ma infinitamente più barbari rispetto a quelli che vivevano dentro il Gan Eden, che erano una specie molto avanzata, molto acculturata, e che quindi aveva giustamente il terrore di finire in mezzo dei barbari, perché Caino dice: se voi mi mandate in mezzo a quelli là mi sgozzano su, e invece gli va bene, perché trova mogli, costruisce città. Ma per chi si costruiscono le città? Per le scimmie? No, è perché era pieno di gente. E quindi c'è la discendenza cainita e la discendenza pura adamita, che ad un certo punto, siccome hanno sciamato entrambe nella Mesopotamia, può darsi, così abbiamo ipotizzato nei fumetti, perché lì siamo liberi, non devo giustificare nulla nei fumetti, che si siano incrociate tra di loro.